Questo testo è letto da una voce digitale. Titolo. Lettera aperta. Richiesta di verifica sperimentale. Autrice? Dottoressa Antonietta Bernardoni. Modena, 14 luglio 1978. Nota introduttiva. Questo testo è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni tra gli anni 70 e 80, nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Il testo è stato digitalizzato, corretto e messo a disposizione in formato TXT e Docs su archive.org per facilitarne l'accesso, la lettura assistita, per esempio tramite sintesi vocale, e per favorire eventuali traduzioni in altre lingue. Eventuali segnalazioni, contributi o traduzioni possono essere inviate o condivise pubblicamente indicando la fonte originale antoniettabernardoni.it e archive.org. Antonietta Bernardoni. Tutti i cosiddetti malati mentali guariscono, senza eccezione alcuna, qualora le situazioni di vita in cui si trovano immersi vengano opportunamente trasformate. Implicazioni socio-economiche e responsabilità politiche connesse con il persistente rifiuto di prendere atto dell'esistenza, ormai da decenni, nel nostro paese, di una terapia compiutamente efficace nei confronti della cosiddetta malattia mentale. Lettera aperta, diretta a tutti coloro che possono intervenire, affinché i risultati di lunghe ricerche scientifiche, atti a dare un contributo alla liberazione dell'umanità dalla cosiddetta malattia mentale, non vadano perduti, ma vengano messi, previa rigorosa verifica scientifica, a disposizione di tutti. Oggetto. Richiesta di verifica sperimentale e fermo invito, sia a voler valutare i danni derivanti dal persistente rifiuto di prendere atto dell'esistenza di una terapia compiutamente efficace della malattia mentale, sia a voler valutare l'utilità di generalizzare l'uso di tale terapia che si avvale di strumenti pratico-teorici di carattere esclusivamente sociale, convalidati da quasi 30 anni di esperienza, che permettono di conseguire non solo la guarigione della cosiddetta malattia mentale, ma anche una immunità duratura, nonché nuove qualità personali e nuove capacità di rapporti interpersonali attraverso processi di cura, prevenzione, riabilitazione, tali da ridurre in maniera consistente la spesa pubblica. Modena, 14 luglio 1978. Lettera aperta diretta a Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Presidente della Commissione Igiene e Sanità della Camera, Ministro della Sanità, Ministro della Ricerca Scientifica, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, Assessori regionali alla sanità, Assessori provinciali alla sanità, Presidenti dei consorzi socio-sanitari, Sindaci, cui la legge numero 180 del 13 maggio 1978 conferisce la responsabilità del ricovero psichiatrico. Organizzazioni politiche e sindacali, Direttore dell'Istituto Superiore di Psicologia Sociale, direttori delle cliniche neuropsichiatriche, direttori degli ospedali psichiatrici, direttori dei centri di igiene mentale, operatori psichiatrici che, in questo momento di crisi irreversibile della psichiatria, avvertono la responsabilità di compiere una giusta scelta di campo. Organi di informazione, tutti i cittadini disposti a contribuire, nei fatti, alla soluzione del problema sinora impropriamente definito psichiatrico. Esiste in Italia da oltre 20 anni una terapia razionale e concreta, e soprattutto compiutamente efficace, della cosiddetta malattia mentale, terapia la cui validità può venir verificata ovunque, sotto il controllo di chiunque. Tale terapia costituisce il frutto di lunghe ricerche scientifiche non funzionali al profitto, ricerche dei cui risultati, nonostante la diffusione capillare che ne è stata compiuta, nessuno ancora tien conto. Organismi, enti, istituzioni di vario tipo vanno infatti conducendo da anni, senza penuria di mezzi, ricerche in campo psichiatrico, progettate prescindendo completamente da ciò che è già stato da lungo tempo scoperto e divulgato, ed ha ormai soltanto bisogno di venir sottoposto a verifica ufficiale, per venir poi messo a disposizione di tutti, sostituendo eventualmente, ove l'interesse pubblico e i risultati di ricerche condotte con il dovuto rigore lo esigano, strumenti teorico-pratici che si rivelassero utili soltanto al mantenimento di privilegi corporativi e rispondessero solo ad interessi particolari di
di piccole minoranze in contrasto con gli interessi generali. Nell'ambito psichiatrico sono già state istituite, o vanno attualmente istituendosi, ovunque commissioni su commissioni, alcune delle quali non si limitano a non tener conto di ciò che già è stato scoperto, ma includono anche persone che, come risulta da documenti difficilmente confutabili, impegnano parte delle loro energie e della loro autorità nell'impedire, per motivi ben comprensibili, che si venga a sapere che già da tempo sono stati scoperti strumenti pratico-teorici di prevenzione, cura e riabilitazione della cosiddetta malattia mentale, strumenti che prescindono in maniera rigorosa da ogni concetto di carattere psichiatrico, psicanalitico, psicologico. Si tratta degli stessi strumenti, capaci di produrre effetti non solo utili, ma anche prevedibili e costanti, che ormai da decenni mi offro, sinora inutilmente, di mettere, previa rigorosa verifica, a disposizione di tutti. Di fronte a fatti di questo genere, c'è da domandarsi se esista oggi in Italia una situazione tale da consentire ad un insieme concatenato di fatti, che mette concretamente in forse la legittimità del potere psichiatrico, di poter venir preso in considerazione critica e di poter venir sottoposto a vaglio scientifico rigoroso da chi sia veramente disposto ad accettare in maniera equanime il giudizio dei fatti, qualunque esso sia. Mi limiterò ad osservare a questo proposito che, se per libertà di ricerca scientifica si intende semplicemente che il ricercatore che scopre fatti nuovi non rischia in Italia né il carcere né il campo di concentramento, io posso affermare di essere stata libera di compiere ricerca scientifica in ogni momento della mia vita. Se invece il concetto di libertà di ricerca scientifica implica anche che il ricercatore, non legato ad istituzioni ufficiali, non venga ostacolato nella fase di verifica critica e di divulgazione di risultati non smentiti dai fatti, allora io posso tranquillamente dimostrare, documenti alla mano, che, sinora, per me non solo non c'è stata libertà di ricerca scientifica, ma ho dovuto anzi scontrarmi con un rifiuto attivo a prendere in considerazione fatti scomodi per piccole minoranze, ma utili alla grandissima maggioranza della popolazione. Questi ostacoli non mi meravigliano se penso che chiunque, di poco o di molto, faccia progredire le conoscenze relative alla personalità umana, vale a dire relative ad un ambito sinora in gran parte usurpato da psichiatria, psicanalisi, psicologia, viene obbligatoriamente a scontrarsi con enormi interessi costituiti. Sono proprio questi interessi costituiti che abbassano brutalmente le probabilità che un insieme concatenato di ricerche scientifiche, i cui risultati mettono concretamente in forse la legittimità del potere psichiatrico, possa venir preso in considerazione critica e possa venir sottoposto ad un vaglio scientifico rigoroso. La nuova legge numero 180 del 13 maggio 1978 pone ora amministratori, politici, tecnici, di fronte a compiti che possono venir recepiti come superiori alle loro forze unicamente perché a suo tempo non vennero accettati, da chi scorgeva in essi una minaccia per i propri privilegi, i frutti di ricerche rigorose che erano riuscite ad identificare strumenti sociali scientificamente validi e totalmente gratuiti di prevenzione, cura e riabilitazione della cosiddetta malattia mentale. La situazione attuale pone ora a tutti pressanti interrogativi a cui, per responsabilità ben precise, non si è in grado di dare risposte adeguate. Che rispondere, ad esempio, a chi chiedesse come è possibile elaborare correttamente una programmazione psichiatrica senza sapere cos'è la malattia mentale. Senza possedere nessun strumento terapeutico che produca effetti utili, costanti, prevedibili. Anzi, evitando addirittura di porsi questi interrogativi, ricorrendo all'astuzia di mettere fra parentesi la malattia mentale, ma non naturalmente le spese pubbliche corrispondenti. In Italia ci consideriamo a torto innovatori in campo psichiatrico unicamente perché si fa un gran parlare dell'origine sociale della malattia mentale. Ma a questo proposito occorre osservare che il riconoscimento dell'origine sociale della malattia mentale ha potuto rappresentare una linea avanzata solo fino a quando non sono emerse condizioni tali da permettere di andare oltre questa prima indispensabile tappa, solo cioè fino a quando non è stato possibile identificare concretamente, accanto a cause sociali di malattia mentale, anche strumenti sociali di guarigione. Ben diverse sono infatti le conseguenze concrete dell'identificazione di radici sociali di malattia dalle conseguenze, altrettanto concrete, dell'identificazione del carattere obbligatoriamente sociale della guarigione. Basti pensare che, di per sé,
Il riconoscimento delle radici sociali della malattia mentale non intacca minimamente il monopolio corporativo della gestione medico-specialistica della malattia una volta insorta, motivo per cui una parte degli psichiatri non ha avuto difficoltà a riconoscerne la genesi sociale. Anzi, c'è stato addirittura chi è stato tanto abile da usare la sociogenesi della malattia mentale come strumento di potere psichiatrico e di psichiatrizzazione del territorio. Una reazione ben diversa da quella provocata dalla affermazione della sociogenesi della malattia mentale c'era però da attendersi, e la previsione, almeno fino ad oggi, è stata puntualmente convalidata dai fatti, di fronte a proposte concrete che hanno per oggetto la generalizzazione, su larga scala, di esperienze di guarigioni ottenute attraverso interventi di carattere esclusivamente sociale, interventi che prescindono rigorosamente da ogni concetto e da ogni strumento di tipo psichiatrico, psicanalitico, psicologico, facendo perno unicamente su di una trasformazione concreta di situazioni concrete, raggiunta attraverso un'attività di solidarietà organizzata di carattere continuativo, concreto, collettivo, reciproco. Dall'affermazione della sociogenesi della cosiddetta malattia mentale c'è chi può trarre privilegi o potere a danno altrui, ma la sociogenesi della guarigione costituisce un'occasione di crescita per tutti coloro che vi contribuiscono. In questo modo i processi di guarigione diventeranno un bene d'uso che può venir donato ma non venduto. Mentre oggi continua a venir venduto in maniera fraudolenta ciò che nei fatti è impossibile produrre. Una guarigione non raggiungibile se non attraverso strumenti sociali di solidarietà reciproca, strumenti che possono venir donati ma non venduti. Secondo l'ipotesi, già da me costantemente verificata nei fatti, ipotesi che vado da tanto tempo instancabilmente chiedendo di sottoporre pubblicamente a verifica sperimentale affinché ne vengano tratte concretamente le debite conseguenze, tutti i malati mentali, vale a dire tutti coloro che in assenza di lesioni nervose presentano disturbi finora diagnosticati come psichiatrici, guariscono, senza eccezione alcuna, conservando inoltre una immunità duratura, nonché nuove qualità personali e nuove capacità di rapporti interpersonali, qualora le situazioni concrete di vita in cui si trovano immersi vengano opportunamente trasformate sia dal cosiddetto malato mentale, sia da altri insieme a lui, alleati, in modo da rendere l'ambiente circostante rispondente almeno ai più impellenti tra i suoi bisogni reali, così come vengono da lui percepiti, espressi, trasformati. Un esame critico dei risultati ottenuti attraverso una trasformazione concreta di situazioni concrete, condotta avanti nel senso sopra indicato, permetterà a chiunque di poter toccare con mano, di poter verificare di persona, con i propri occhi, sotto il controllo collettivo, che nell'ambito sinora impropriamente definito come psichiatrico non si tratta di curare una psiche che non esiste, né si tratta di curare un sistema nervoso centrale che nel malato mentale, a differenza di quello neurologico, risulta del tutto indenne. Si tratta invece di trasformare concretamente situazioni concrete di esistenza. Non c'è una coscienza alterata che impedisca di vivere in maniera responsabile e significativa. Ci sono condizioni di esistenza che vengono recepite dal soggetto come tali da scoraggiarlo a continuare la lotta. La cultura psichiatrica ha già istituzionalizzato e consacrato le vie della rinuncia, per fini che, pur derivandole dalla cultura dominante, le sono poi divenuti in parte specifici. Perché possiamo essere certi che nel cosiddetto malato mentale il sistema nervoso centrale è del tutto indenne? Che nel cosiddetto malato mentale sia indenne quel sistema nervoso centrale ad alterazioni del quale viene da molti erroneamente attribuita la malattia mentale può venir dimostrato in maniera irrefutabile attraverso l'esame dei meccanismi della guarigione, che può venir raggiunta soltanto mediante modificazioni dell'ambiente esterno al soggetto. Vedremo allora che, non appena gli stimoli provenienti dall'ambiente esterno, soprattutto dall'ambiente umano, cessino di impedire o di ostacolare il corretto funzionamento del sistema nervoso centrale di un determinato individuo, tale sistema si dimostrerà capace di prestazioni inattese, atte a consentire rapporti sempre più validi, ricchi, incisivi tra mondo esterno e soggetto,
la materia pensante del quale si rivelerà così del tutto esente da quei danni anatomici o funzionali che, in assenza di ogni dimostrazione scientifica, erano stati postulati da coloro che non sanno come si trasformi e si risolva nella realtà quotidiana, sino a sparire completamente, senza postumi, anzi provocando nel soggetto una immunità duratura, quell'insieme di disturbi della personalità, del comportamento, dei rapporti interpersonali che viene a tutt'oggi erroneamente definito come malattia mentale. Ciò dimostra che la cosiddetta malattia mentale non è inerente al singolo, ma è un riflesso, nel singolo, della situazione in cui egli si trova immerso, mutando adeguatamente la quale è possibile ottenere, per gradi, la scomparsa della malattia, attraverso un processo che solo impropriamente può venir denominato guarigione, ma che meglio potrebbe venir definito come un processo, che parte dall'esterno, di arricchimento qualitativo e quantitativo dei rapporti del soggetto con se stesso, con l'ambiente e con gli altri, arricchimento che, a sua volta, consente di influenzare e trasformare ancor più positivamente l'ambiente, la personalità e il comportamento del singolo e quindi la sua biografia individuale, non individualisticamente intesa ma considerata nell'ambito dei processi storici in corso. La malattia mentale è sempre di per sé transitoria e reversibile, ma il potere psichiatrico metodicamente e regolarmente l'aggrava inibendo la solidarietà popolare e scoraggiando ogni potenziale alleato ad agire in favore del soggetto in difficoltà. In altre parole, la malattia mentale, pur costituendo una difficoltà sempre di per sé transitoria e reversibile, viene, nei fatti, metodicamente e regolarmente aggravata e cronicizzata da trattamenti psichiatrici, psicanalitici, oppure, in assenza di tali trattamenti, dal solo fatto che esiste una cultura di carattere psichiatrico, psicologico, psicanalitico che interferisce negativamente, a causa dei pregiudizi che diffonde, in tutti i rapporti sociali del soggetto che diventano rapporti di diffidenza e di sfiducia reciproca e quindi, a seconda dei casi, rapporti paralizzanti o violenti. È proprio l'esistenza di questa cultura che aggrava la situazione del cosiddetto malato mentale che, fino a quando sarà convinto, a causa della tremenda forza di persuasione insita in una diagnosi psichiatrica che egli ritiene scientifica, di avere in sé alterazioni stabilmente inerenti alla propria personalità che gli impediscono di interreagire utilmente con l'ambiente, diffiderà di se stesso e delle proprie capacità di giudizio, motivo per cui non tenterà nemmeno di impegnarsi in cambiamenti che, anche se gli sembrano utili, verranno da lui giudicati al di fuori delle proprie capacità di intervento, in quanto la situazione gli apparirà come statica, se non addirittura come catastrofica. L'ambiente umano circostante, colonizzato dalla cultura psichiatrica, gli appare diffidente ed ostile nei suoi confronti, capace solo di ferirlo, motivo per cui non fa che stimolare in lui risposte aggressive oppure un disperato ripiegarsi su se stesso, fino a raggiungere la condizione che viene definita autismo da pretesi tecnici della salute mentale, che l'attribuiscono erroneamente a cause interne al soggetto, mancando essi degli strumenti necessari per compiere un esame concreto di situazioni concrete, nonché degli effetti che tali situazioni esercitano sulla personalità del singolo, che essi non sanno prendere in considerazione se non in maniera isolata e individualistica. Ma dal momento in cui il soggetto è capace di pensare, anche solo come ipotesi, che la situazione in cui egli si trova immerso non è statica e inamovibile, ma può venir modificata mediante il suo intervento e quello di altri con lui alleati, attraverso un processo di trasformazione e di lotta che gli sia favorevole, la sua capacità di percepire il reale si fa più acuta e più selettiva, meglio finalizzata a mettere in moto i processi e i collegamenti che porteranno alla sua liberazione. La speranza suscitata dall'offerta di un aiuto concreto gli consente non solo di percepire aspetti della realtà che in precedenza non lo avevano raggiunto, ma fa sì che egli cominci a saper scegliere e a vedere con maggior nitidezza proprio quegli aspetti che possono offrirgli un punto su cui far leva affinché la sua forza nascente possa moltiplicarsi ed agire per trasformare, in maniera finalizzata, l'ambiente. L'azione finalizzata alla trasformazione mobilita selettivamente le capacità percettive,
occasioni favorevoli che in precedenza venivano abitualmente ignorate dal soggetto che tendeva a rivolgere la sua attenzione prevalentemente verso gli aspetti negativi dell'esistenza, possono ora venir colte per essere utilmente impiegate nei processi, tra di loro intimamente collegati, di trasformazione dell'ambiente circostante e di valorizzazione della sua personalità, la quale, una volta trasformata, può, a sua volta, trasformare più efficacemente l'ambiente anche attraverso un miglior collegamento con altri? Ma affinché sia il cosiddetto malato mentale, sia coloro che intendono con lui allearsi, osino condurre ricerche relative ad un ambito come quello del personale e del soggettivo, che è stato sinora confiscato dalle false scienze della psiche, è necessario compiere una critica radicale del concetto di specifico psichiatrico. Una maschera che non solo impedisce di scorgere i guasti che gli attuali rapporti di produzione e i rapporti interpersonali che ne derivano provocano nella personalità dei singoli, ma esercita un'azione paralizzante sulla solidarietà popolare. Non esiste un problema scientifico che possa venir correttamente definito come problema psichiatrico. Esistono interessi psichiatrici, istituzioni psichiatriche, superstizioni psichiatriche, carriere psichiatriche, teorie psichiatriche, in certi casi definite come tali, in altri come antipsichiatriche, in altri persino come non psichiatriche, ma non esiste un problema scientifico che possa correttamente venir definito problema psichiatrico. Definire problema psichiatrico, la ricerca scientifica indilazionabile relativa alle ripercussioni dei rapporti sociali sull'individuale, significa tentare di medicalizzare il rapporto storia-biologia depoliticizzandolo, significa opporsi, in nome della conservazione, alla lotta che deve venir condotta in una società come la nostra per poter gettare anche solo le basi di tale ricerca scientifica. Attribuire carattere di scientificità ad una disciplina come la psichiatria significa iniziare la ricerca avendo il campo ingombro da falsificazioni di entità, tale da intralciare ogni ulteriore progresso. Non è irrilevante mettere in evidenza come il termine psichiatria significhi medicina della psiche e come, già con questa parola, si tentino di imporre, in maniera più o meno deliberata, fin dall'inizio, le due falsificazioni più gravi che ci troviamo a dover fronteggiare: la medicalizzazione delle sofferenze impropriamente definite psichiatriche e il concetto di psiche, non importa se inteso in senso stretto oppure in senso figurato, ma sempre pericolosamente falsificante e quindi da respingere subito. Ciò che attualmente va sotto il nome di questione psichiatrica non è che un enorme artefatto che si è andato costruendo man mano che le condizioni di vita dei lavoratori peggioravano, man mano che il potere dominante andava sempre più confiscando, monopolizzando, ostacolando ogni forma di solidarietà, tecnicizzandola sotto forma di assistenza, attraverso scienze, satelliti del potere, che hanno snaturato la risposta ad ogni bisogno umano, facendone un campo specifico, vietato ai non addetti ai lavori. Un campo che in ogni sua manifestazione è stato reso non solo inaccessibile alla attività dei cittadini, ma anche alla loro comprensione e quindi alla loro critica. All'espropriazione della solidarietà popolare si è contribuito anche usando un linguaggio reso di proposito astruso, in modo da precludere ai lavoratori la consapevolezza di poter possedere una conoscenza concreta degli uomini, delle cose e di se stessi, persino nei loro aspetti e nei loro fenomeni più ovvi e più quotidiani. Questa ipoteca di tipo corporativistico è stata estesa perfino a forme estremamente semplici di aiuto che sono state talvolta professionalizzate fino all'assurdo. Ogni discorso di mobilitazione reale attorno al problema sinora impropriamente definito psichiatrico viene stroncato sul nascere dalla persistenza di un concetto falsificante come quello di specifico psichiatrico, secondo il quale lo psichiatra possederebbe a buon diritto un campo d'azione e di conoscenze che gli apparterrebbe in maniera esclusiva, in quanto esisterebbero aspetti della personalità e persone che potrebbero venir capite da lui e da lui soltanto. Tutto invece dimostra che lo psichiatra esercita, di fatto, un'azione che ostacola la comunicazione tra il soggetto in difficoltà e coloro che gli sono vicini, i quali, ritenendosi incapaci, a causa dei pregiudizi connessi con lo specifico psichiatrico, di comunicare direttamente con chi abbia subito la violenza di una diagnosi psichiatrica, rinunciano a farlo, abbandonando il cosiddetto malato mentale al suo isolamento, impoverendo così non solo la sua personalità, ma anche la propria.
in quanto in tal modo si abdica all'esercizio di diritti fondamentali per la crescita di ciascuno. Un esame rigoroso degli strumenti pratico-teorici che consentono ormai da quasi 30 anni di raggiungere guarigioni durature della cosiddetta malattia mentale, prescindendo deliberatamente da qualsiasi strumento pratico-teorico di carattere psichiatrico, psicanalitico, psicologico, verrà a confermare l'assenza di efficacia terapeutica, o meglio, l'azione patogena delle pratiche e delle teorie psichiatriche, psicologiche, psicanalitiche. Mentre l'affermazione di uno specifico psichiatrico, rifugio dell'ignoranza che si erige a mistero imperscrutabile, impoverisce la comunicazione umana in generale, al contrario la negazione razionale e conseguente dello specifico psichiatrico stimola a arricchire la comunicazione interpersonale e mette in moto meccanismi estremamente positivi, sia nel soggetto considerato normale, sia in quello considerato malato mentale, il quale molto spesso si sentirà coinvolto in maniera positiva dal desiderio e dello sforzo degli altri di abbattere artificiose barriere e di comunicare con lui, atteggiamento che gli sembrerà tanto più degno di risposta quanto più povera è la sua esperienza di un interessamento vero e rispettoso nei suoi confronti. In una visione di questo genere, basata su fatti concreti, ripetibili ovunque, sotto il controllo di chiunque, quello che già fu considerato come problema psichiatrico cessa di essere tale ed assume connotazioni sociali e politiche, diventando un problema di formazione personale di tutti coloro che si propongono di far emergere nell'uomo tutto l'umano possibile, in una società i cui rapporti di produzione sono tali da degradare l'uomo a strumento di profitto. A questo punto i concetti di salute mentale e di malattia mentale ci appaiono inadeguati a definire la capacità della personalità umana di trasformarsi incessantemente nell'interreazione con l'ambiente umano e naturale. A questo punto il concetto di specifico psichiatrico ci appare con chiarezza per quello che è realmente, una frode. Si tratta di una frode che favorisce il potenziamento della psichiatria e parallelamente il depotenziamento delle vittime della psichiatria, che fino a quando si lasceranno convincere che le proprie sofferenze sono di carattere personale e di pertinenza psichiatrica, non sapranno indagare utilmente l'ambiente umano e naturale circostante allo scopo di stringere le alleanze più opportune al fine di poter identificare strumenti sociali di guarigione e di poter capire l'origine sociale della propria sofferenza. Nessuna delle definizioni di malattia mentale, a me nota, mette in evidenza entrambe le caratteristiche fondamentali di questo fenomeno, vale a dire 1. L'origine sociale della malattia, 2. L'origine sociale sia della guarigione sia della prevenzione. La constatazione che guarigione e prevenzione sono socialmente prodotte mobilita le energie popolari, scardina il potere psichiatrico e valorizza il tempo libero di ogni cittadino come spazio dello sviluppo umano. Solo tenendo conto di entrambe queste caratteristiche potremo avvicinarci al cosiddetto malato mentale in maniera terapeutica, quindi obbligatoriamente reciproca, vale a dire con modalità tali che evitino deliberatamente di stabilire rapporti del tipo benefattore-beneficato, o per meglio dire del tipo colonizzatore-colonizzato. Si può parlare a buon diritto di terapia solo se si instaura un rapporto tale che aiuti a trasformare la propria situazione non solo il soggetto colpito da una diagnosi psichiatrica, ma aiuti anche, in maniera palese, dichiarata, manifesta, coloro che gli offrono la loro alleanza, stimolano in loro una crescita e un arricchimento della personalità. In altre parole, la reciprocità rappresenta una condizione imprescindibile della terapeuticità del rapporto. La malattia mentale, fenomeno fino ad oggi erroneamente considerato di carattere personale e di pertinenza psichiatrica, ci appare quale essa è veramente, solo qualora si sappia tener conto in maniera adeguata dell'origine sociale non solo della sua insorgenza ma anche della sua guarigione e prevenzione. Solo così sapremo vederla quale essa è, una sequenza, di per sé temporanea e transitoria, di risposte dannose o inadeguate a far fronte ai problemi posti dalla situazione concreta di vita del soggetto, il quale deve risolvere tali problemi, ma non è in grado di farlo, con le forze e con i collegamenti di cui dispone.
l'entrata in azione di forze con lui alleate che agiscono sulla situazione circostante in maniera tale da favorire il soddisfacimento di almeno i più impellenti tra i suoi bisogni, gli permetterà di sostituire gradualmente risposte dannose o inadeguate con risposte utili ed efficaci a far fronte ad una diversa situazione di vita che non gli appare più statica, ma viene da lui ora percepita nei suoi processi di incessante trasformazione. Saper vedere il fenomeno della cosiddetta malattia mentale nella sua realtà e nella sua accessibilità, essendo esso esente dalle sottigliezze metafisiche che gli vengono attribuite da psichiatri e psicanalisti per ingannare e separare i lavoratori ed avvocare a sé il problema in maniera specialistica ed escludente, comporta, tra l'altro, uno spostamento dell'accento sul mondo esterno al soggetto, motivo per cui una terapia così fondata rispetta rigorosamente la personalità del cosiddetto malato mentale, i suoi affetti, le sue convinzioni, le sue abitudini, la sua visione del mondo, in quanto è rivolta solo a creare un ambiente esterno più favorevole all'espandersi della sua personalità. In questo modo è possibile, senza intervenire in maniera autoritaria, favorire il miglioramento della personalità e dei rapporti interpersonali anche di coloro che abbiano difficoltà a prendere iniziative in prima persona. È inoltre possibile alleviare immediatamente l'inadeguatezza obiettiva e soggettiva del cosiddetto malato mentale di fronte al mondo esterno, attraverso l'instaurarsi di alleanze valide con altri che sappiano porre a sua disposizione la loro capacità di trasformare insieme a lui, secondo le sue aspirazioni, l'ambiente circostante. Promotori di guarigione, vale a dire terapeuti, possono essere tutti coloro che già posseggono la volontà e si propongono di acquisire la capacità di manifestare concretamente la propria solidarietà al soggetto, aiutandolo a trasformare la sua situazione di vita, tenendo presente che il bisogno più alto degli uomini è il raggiungimento di giusti rapporti tra gli uomini. Non appena riesce a stringere alleanze di carattere paritario, il cosiddetto malato mentale comincia subito a intervenire più efficacemente, di persona, sull'ambiente esterno, acquisendo capacità sempre maggiori di trasformare il mondo circostante e quindi di trasformare se stesso, secondo modalità non rispondenti a nessuna delle innumerevoli teorie, tra di loro contraddittorie e contrastanti, elaborate da psichiatria, psicanalisi, psicologia. Tali teorie si sono limitate a prendere in considerazione l'uomo genericamente inteso, avulso dal contesto sociale, o hanno proposto interpretazioni che, pur essendo frutto di pura fantasia, hanno acquisito una credibilità e una resistenza che dipende dalla inconfutabilità delle istituzioni che le sostengono. Scriveva Politzer nel 1929, «È possibile confutare delle idee, ma non delle istituzioni. Ecco perché è difficile eliminare la psicologia classica. Quella che è soltanto la resistenza di una realtà economica, naturalmente al di sopra della semplice critica, viene interpretata come una resistenza dell'idea stessa che vi è connessa. E poiché non si è ancor visto un solo laboratorio chiudere le porte in seguito alla dimostrazione della futilità della sua attività, si crede comunemente che questa sopravvivenza sia dovuta alla validità intrinseca dei metodi praticati. È però su un fatto economico che si vuol fondare un diritto scientifico. Personalmente sono convinta che quanto Politzer scriveva nel 1929 a proposito della psicologia classica possa e debba venire esteso a tutte le scienze della psiche, in particolare a psichiatria vecchia e nuova. Una lotta coerente contro l'irrazionalismo è una lotta irrinunciabile per chiunque si proponga di contribuire alla soluzione del problema psichiatrico, in quanto, indipendentemente dalla nostra visione del mondo, non è possibile stabilire giusti rapporti con gli uomini e con la realtà se si è privi della consapevolezza che la realtà è trasformabile, conoscibile, comunicabile. È necessario rifiutare l'irrazionale, pur non trascurando nessun aspetto del biologico, pur non negando gli aspetti cosiddetti naturali degli uomini in trasformazione, anzi mettendo compiutamente in luce ogni aspetto della personalità, ivi inclusi quelli biologici. Tali aspetti, infatti, non solo non devono venir negati, ma devono venir valorizzati da chi faccia riferimento a un concetto di razionalità tanto ampio da includere non solo tutto l'umano reale, ma anche tutto l'umano oggi possibile. In campo psichiatrico, la lotta contro l'irrazionalismo non può prescindere da un esame rigoroso della pretesa scientificità del concetto di psiche,
tenendo presente che l'irrazionale che si presenta come tale, vale a dire l'irrazionale che chiede di essere creduto per fede, è molto meno pericoloso che non l'irrazionale che si presenta mascherato sotto veste scientifica ed espone come risultati di ricerche mediche quelle che sono soltanto ipotesi e fantasie. Per questo riteniamo opportuno sollecitare un contributo specifico dei politici e filosofi che oggi in Italia stanno impegnandosi per una diffusione, un ampliamento e un approfondimento del concetto di razionalità, allo scopo di renderlo atto a recepire tutto l'umano reale e tutto l'umano potenziale, di modo che le lotte politiche e sociali oggi in corso tendano a ridurre quanto più possibile il divario fra uomo potenziale e uomo reale. La crescita e l'arricchimento della personalità derivanti sia da una conoscenza critica di se stessi acquisita nella trasformazione del mondo, sia da una conoscenza critica del mondo acquisita nella trasformazione di se stessi, non possono in alcun modo venir spiegati da nessuna teoria psichiatrica, psicanalitica, psicologica sinora elaborata e non sono in alcun modo compatibili con tali teorie. Sui processi di acquisizione di tale conoscenza critica è basata una terapia, convalidata da quasi 30 anni di esperienza, che permette di conseguire non solo la guarigione della cosiddetta malattia mentale, ma anche un'immunità duratura, nonché nuove qualità personali e nuove capacità di rapporti interpersonali. Consapevole come sono degli enormi vantaggi umani ed economici che deriverebbero da un'ampia diffusione della terapia da me proposta, mi rivolgo a tutti coloro che possono intervenire affinché i risultati di lunghe ricerche scientifiche atti a dare un contributo alla liberazione dell'umanità dallo spettro della cosiddetta malattia mentale non vadano perduti, ma vengano messi, previa rigorosa verifica scientifica, a disposizione di tutti. Antonietta Bernardoni. Ok, questo è un testo della dottoressa Antonietta Bernardoni intitolato Lettera aperta, richiesta di verifica sperimentale. È stato scritto a Modena il 14 luglio 1978. È una richiesta ufficiale a vari organismi e personalità, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlamentari, ministri, assessori regionali e provinciali e altri ancora, per verificare sperimentalmente la sua scoperta riguardo alla cura di quelli che chiama malati mentali. Sostiene che tutti possono guarire, modificando le loro situazioni di vita, usando strumenti sociali, e che questa cura è efficace e può ridurre la spesa pubblica. In pratica chiede che vengano valutati i danni del non aver accettato questa terapia finora e l'utilità di diffonderla a tutti. Quindi, se capisco bene, in Italia esiste da più di 20 anni una terapia concreta ed efficace per quella che chiamiamo malattia mentale, ma viene ignorata? Esatto. È una terapia fondata su ricerche scientifiche serie, non legate al profitto. La sua efficacia può essere verificata da chiunque, ma nonostante la diffusione dei risultati, nessuno sembra prenderla in considerazione. E nel frattempo istituzioni e enti continuano a finanziare nuove ricerche in psichiatria, come se questa terapia non esistesse. Sì, e lo fanno ignorando completamente ciò che è già stato scoperto e divulgato. È come se si volesse evitare una verifica ufficiale che potrebbe rendere questa terapia accessibile a tutti, mettendo in discussione gli attuali strumenti e i privilegi che li accompagnano. Insomma, si continua a investire in teorie che servono interessi di pochi, piuttosto che nell'interesse generale. E non è solo omissione. In certi casi ci sono anche tentativi attivi di ostacolare la diffusione di questi strumenti, persino da parte di chi occupa posizioni di potere nelle commissioni istituzionali. E questi strumenti, che vengono sistematicamente ignorati, si basano su un approccio completamente diverso da quello psichiatrico, psicanalitico o psicologico. Sì, sono strumenti teorico-pratici capaci di produrre effetti utili, prevedibili e costanti. E sono gli stessi che l'autrice del testo propone da decenni di sottoporre a verifica pubblica, senza mai ottenere una risposta. Il punto allora è capire se esiste ancora oggi in Italia uno spazio reale per mettere in discussione la legittimità del potere psichiatrico. E se esiste qualcuno disposto a sottoporre tutto questo a un esame scientifico onesto, accettando i fatti, qualunque essi siano. L'autrice afferma che formalmente ha sempre avuto la libertà di fare ricerca, ma che questa libertà si è fermata lì.
perché non ha mai potuto far verificare e divulgare i suoi risultati, e documenta come ci siano stati veri e propri ostacoli attivi da parte di chi temeva che quei fatti diventassero di dominio pubblico. Non si tratta solo di casi personali, allora. C'è in gioco la possibilità stessa di far progredire le conoscenze sull'essere umano. Sì, perché chiunque avanzi in questo campo entra in conflitto con interessi consolidati molto forti, e questi interessi riducono drasticamente la possibilità che certi risultati vengano presi in seria considerazione. Nemmeno la legge 180 approvata nel 78 sembra aver risolto il problema alla radice? Anzi, oggi ci troviamo di fronte a sfide che appaiono enormi, proprio perché all'epoca si è rifiutato ciò che poteva aiutarli: risultati di ricerche rigorose, strumenti sociali gratuiti, validi e disponibili. E ora emergono domande fondamentali ai quali non si sa rispondere. Come si può fare una programmazione psichiatrica senza sapere davvero cos'è la malattia mentale? Oppure senza disporre di strumenti terapeutici prevedibili, efficaci e costanti. Domande che vengono spesso evitate del tutto, mentre le spese pubbliche per la psichiatria continuano a crescere. Hai notato come il testo inizi con una critica piuttosto netta? Dice che in Italia ci consideriamo innovatori in psichiatria solo perché parliamo dell'origine sociale della malattia mentale. Ma è un'illusione. Sì, e subito dopo chiarisce che quel riconoscimento, l'origine sociale, era un passo avanti solo fino a quando non si poteva fare di più. Cioè finché non si sono potuti identificare anche strumenti sociali per la guarigione. Esatto. È come dire, riconoscere le cause sociali è solo un metà del cammino, l'altra metà è agire socialmente per guarire. E qui il testo fa una distinzione fondamentale tra chi si limita a riconoscere la sociogenesi della malattia e chi invece promuove la sociogenesi della guarigione. E non è una differenza da poco. Perché, come dice il testo, riconoscere le cause sociali non mette in discussione il potere degli psichiatri. Anzi, alcuni hanno usato per rafforzare il proprio controllo, psichiatrizzando il territorio. È una denuncia forte, ma poi arriva la parte più rivoluzionaria, quando si parla di esperienze di guarigione ottenute esclusivamente attraverso interventi sociali. Niente psichiatria, niente psicologia, niente psicoanalisi. Solo trasformazione concreta di situazioni concrete. E lo dice chiaramente. Attraverso solidarietà organizzata, continuativa, collettiva, reciproca. È un ribaltamento totale del paradigma terapeutico. E c'è un passaggio che mi ha colpito. La sociogenesi della guarigione costituisce un'occasione di crescita per tutti coloro che vi contribuiscono. Non è solo il malato, fra virgolette, a guarire, ma anche chi lo circonda ne trae vantaggio per la sua crescita personale. Sì, perché la guarigione diventa un bene d'uso, non un bene di scambio. Non si può vendere, si può solo donare. E oggi, dice il testo, si continua a vendere in modo fraudolento qualcosa che non si può produrre: la guarigione. Poi arriva l'ipotesi radicale. Tutti i cosiddetti malati mentali, purché non abbiano lesioni neurologiche, possono guarire. Tutti, senza eccezione. E non solo guarire, ma acquisire nuove qualità personali, nuove capacità relazionali, a patto che l'ambiente venga trasformato insieme a loro, in modo che risponda ai loro bisogni reali, così come li percepiscono. È un'idea potente. La guarigione non è un trattamento, è una trasformazione condivisa. E il testo insiste, non si tratta di curare una psiche che non esiste, né un sistema nervoso che è sano. Si tratta di cambiare le condizioni di vita e i rapporti interpersonali. E qui c'è un'altra affermazione chiave. Non c'è una coscienza alterata, ma condizioni di esistenza che scoraggiano a vivere. La psichiatria, dice, ha istituzionalizzato la rinuncia. E allora la domanda è: perché siamo così sicuri che il sistema nervoso del malato mentale sia sano? La risposta è sorprendente. Perché la guarigione avviene solo quando si modifica l'ambiente esterno. E quando questo accade, il sistema nervoso mostra prestazioni inaspettate, relazioni più ricche, più incisive. Quindi, se il disturbo scompare con il cambiamento dell'ambiente, non può essere un danno interno. È una risposta a un contesto ostile.
E infatti il testo afferma che la cosiddetta malattia mentale non è nel singolo, ma è un riflesso della situazione in cui vive. Cambiando quella situazione, la cosiddetta malattia scompare. E non è nemmeno una guarigione, nel senso classico. È un processo di arricchimento dei rapporti con se stessi, con gli altri, con l'ambiente. Un processo che trasforma anche la biografia della persona. Una biografia che non è individualistica, ma parte dei processi storici in corso. È una visione profondamente politica della salute mentale. E forse è proprio questo che fa più paura, che la guarigione non sia un atto medico, ma un atto collettivo, sociale, trasformativo, un atto che ci riguarda tutti. Perché se la malattia è sociale, anche la cura lo deve essere. Il testo prosegue con un'affermazione forte. La cosiddetta malattia mentale è sempre transitoria e reversibile. Ma allora perché diventa cronica? Perché, dice chiaramente, è il potere psichiatrico stesso ad aggravarla. Inibisce la solidarietà, scoraggia gli alleati, isola il soggetto. È un processo sistematico. Quindi non è solo il trattamento a peggiorare la condizione, ma anche la cultura che lo circonda. Una cultura psichiatrica, psicologica, psicanalitica che diffonde pregiudizi. Esatto. E questi pregiudizi si infiltrano nei rapporti sociali del soggetto, trasformandoli in relazioni di sfiducia, diffidenza, a volte persino violente. È un circolo vizioso. E il soggetto stesso finisce per interiorizzare questa visione. Crede di avere un'alterazione stabile della personalità, perde fiducia nel proprio giudizio. E quindi non tenta nemmeno di cambiare. Anche se intuisce che un cambiamento sarebbe utile, lo percepisce come fuori dalla sua portata. La situazione gli appare statica, catastrofica. E l'ambiente umano, colonizzato da questa cultura, gli appare ostile. Da qui le risposte aggressive o il ripiegamento su di sé, fino a quella condizione che viene etichettata come autismo. Ma il testo è chiaro. Non si tratta di cause interne, è l'ambiente che genera questa chiusura. E i tecnici della salute mentale non sanno o non vogliono analizzare le situazioni concrete. C'è però un punto di svolta. Quando il soggetto inizia a pensare che la sua situazione può essere modificata, che non è immobile. Sì, quando immagina, anche solo come ipotesi, che può intervenire, insieme ad altri, per trasformare la realtà, allora cambia tutto. La sua percezione si affina, diventa selettiva, orientata alla liberazione. La speranza, dice il testo, gli permette di cogliere aspetti della realtà prima invisibili e di usarli come leva per agire. E questa forza non è astratta, si traduce in azione concreta, in trasformazione dell'ambiente e valorizzazione della propria personalità, che a sua volta diventa capace di trasformare ancora di più. Ma per farlo serve osare, serve entrare in un campo, quello del personale e del soggettivo, che è stato confiscato dalle false scienze della psiche. E per farlo davvero bisogna compiere una critica radicale al concetto di specifico psichiatrico. Una maschera, dice il testo, che nasconde i danni prodotti dai rapporti sociali. E che paralizza la solidarietà popolare. Perché se crediamo che il problema sia psichiatrico, allora non ci sentiamo legittimati ad agire. Lasciamo tutto agli esperti. Ma il testo è netto. Non esiste un problema scientifico che possa essere definito psichiatrico. Esistono interessi, istituzioni, carriere, ma non un problema scientifico. E attribuire scientificità alla psichiatria significa partire da un campo già falsificato, dove ogni passo è ostacolato da pregiudizi e distorsioni. Già il termine psichiatria, medicina della psiche, contiene due falsificazioni: la medicalizzazione della sofferenza e il concetto stesso di psiche, che il testo respinge come pericolosamente fuorviante. La cosiddetta questione psichiatrica è un artefatto, un costrutto che si è consolidato man mano che le condizioni di vita peggioravano e la solidarietà veniva espropriata. E questa espropriazione è avvenuta anche attraverso il linguaggio. Un linguaggio astruso, tecnico, che ha escluso i cittadini dalla comprensione e dalla critica. Persino le forme più semplici di aiuto sono state professionalizzate fino all'assurdo, come se la solidarietà dovesse essere autorizzata, certificata, gestita da specialisti.
Ma il messaggio del testo è chiaro. La guarigione, la trasformazione, la comprensione sono processi collettivi e devono tornare nelle mani delle persone. Solo così possiamo restituire senso, dignità e potere a chi oggi viene definito malato mentale. Il testo cita un punto cruciale. Ogni tentativo di mobilitazione reale attorno al problema della cosiddetta malattia mentale viene stroncato. Da cosa? Dalla persistenza del concetto di specifico psichiatrico. Un'idea falsificante, secondo cui solo lo psichiatra avrebbe accesso a un sapere esclusivo su una personalità e su certe persone. E questo cosa comporta concretamente? Che chi sta vicino al soggetto in difficoltà si sente inadeguato, rinuncia a comunicare, lo isola, e così impoverisce non solo la personalità del cosiddetto malato, ma anche la propria. È un effetto a catena, e il testo lo dice chiaramente. Lo specifico psichiatrico ostacola la comunicazione umana, ma c'è un'alternativa. Sì, la negazione razionale di questo specifico stimola la comunicazione. Coinvolge positivamente anche il soggetto definito malato, che spesso non ha mai sperimentato un interesse autentico nei suoi confronti. E quando questo interesse arriva, sincero, rispettoso, il soggetto risponde, perché sente che qualcuno vuole davvero comunicare con lui, senza barriere. In questa visione, il cosiddetto problema psichiatrico cambia natura. Diventa un problema sociale, politico, di formazione personale, non più un fatto individuale. E allora anche i concetti di salute mentale e malattia mentale diventano inadeguati, perché la personalità umana è in continua trasformazione in relazione con l'ambiente. Lo specifico psichiatrico appare per quello che è una frode che rafforza il potere della psichiatria e indebolisce chi ne è vittima. Perché finché si crede che la sofferenza sia personale e psichiatrica, non si cerca di capire l'ambiente, non si costruiscono alleanze, non si cercano strumenti sociali di guarigione. Eppure, il testo è chiaro. La malattia mentale ha un'origine sociale e anche la guarigione e la prevenzione sono socialmente prodotte. Questa consapevolezza mobilita le energie popolari, scardina il potere psichiatrico e valorizza il tempo libero come spazio di sviluppo umano. Ma attenzione, l'approccio terapeutico deve essere reciproco, non benefattore e beneficiato, non colonizzatore e colonizzato. La terapia è tale solo se aiuta entrambi, chi riceve l'aiuto e chi lo offre. Entrambi devono crescere, trasformarsi, arricchirsi. Solo così possiamo vedere la cosiddetta malattia mentale per ciò che è. Una sequenza temporanea di risposte inadeguate a problemi concreti. Problemi che il soggetto non riesce a risolvere da solo. Ma se entrano in gioco forze alleate, che agiscono sull'ambiente, allora il soggetto può iniziare a dare risposte nuove, efficaci, perché la situazione non gli appare più statica. E qui il testo è molto chiaro. La cosiddetta malattia mentale non è un mistero metafisico. È accessibile, concreta, ma è stata resa incomprensibile da psichiatri e psicanalisti per escludere i cittadini dal problema. Per questo è necessario spostare l'accento sul mondo esterno. Una terapia fondata su questo rispetto non interviene sulla personalità, ma sull'ambiente. E così si favorisce il miglioramento della personalità senza autoritarismo, anche per chi ha difficoltà a prendere iniziative da solo. Infine, il testo ci dice che è possibile alleviare subito l'inadeguatezza del cosiddetto malato mentale. Come? Attraverso alleanze valide, persone che sappiano trasformare con lui l'ambiente secondo le sue aspirazioni. È questo il cuore della guarigione con strumenti sociali. Il testo continua con una dichiarazione potente. Promotori di guarigione possono essere tutti. Non servono titoli, ma volontà e capacità di solidarietà concreta. Sì, e la chiave è proprio questa: aiutare il soggetto a trasformare la sua situazione di vita. Perché, come dice il testo, il bisogno più alto degli uomini è quello di giusti rapporti tra gli uomini. E appena il cosiddetto malato mentale riesce a stringere alleanze paritarie, inizia a intervenire sull'ambiente e così trasforma anche se stesso. Ma non secondo le teorie psichiatriche, psicologiche o psicanalitiche. Quelle, dice il testo, sono contraddittorie
spesso frutto di fantasia e sostenute solo dalla forza delle istituzioni che le promuovono. C'è una citazione di Politzer del 1929 che colpisce. È possibile confutare delle idee, ma non delle istituzioni. È questo il punto. Le teorie sopravvivono perché le istituzioni che le sostengono sono economicamente forti. E l'autrice estende questa critica non solo alla psicologia classica, ma a tutte le scienze della psiche, comprese le nuove forme di psichiatria. Da qui nasce la necessità di una lotta coerente contro l'irrazionalismo, perché non si possono costruire rapporti giusti con gli altri e con la realtà se non si riconosce che la realtà è trasformabile, conoscibile, comunicabile. E attenzione, rifiutare l'irrazionale non significa negare il biologico. Al contrario, significa valorizzarlo all'interno di una razionalità ampia, capace di includere tutto l'umano reale e tutto l'umano possibile. In campo psichiatrico, questa lotta implica un esame rigoroso del concetto di psiche, perché il vero pericolo non è l'irrazionale che si presenta come tale, ma quello che si maschera da scienza, ipotesi e fantasie spacciate per risultati medici. È per questo che il testo chiama in causa anche politici e filosofi, per ampliare il concetto di razionalità e ridurre il divario tra uomo reale e uomo potenziale. E qui emerge un'idea bellissima. La crescita della personalità nasce sia dalla trasformazione del mondo che dalla trasformazione di se stessi. È un processo reciproco. Un processo che nessuna teoria psichiatrica o psicologica ha mai saputo spiegare, ma che è alla base di una terapia concreta, sperimentata per 30 anni, capace di produrre guarigione, immunità duratura e nuove qualità relazionali. E allora l'appello finale è chiaro: non lasciamo che questi risultati vadano perduti. Mettiamoli a disposizione di tutti, previa verifica scientifica, per contribuire alla liberazione dell'umanità dallo spettro della cosiddetta malattia mentale. Una liberazione che passa attraverso la solidarietà, la razionalità e la trasformazione condivisa. Non c'è nulla di più umano. Grazie per aver ascoltato. Puoi approfondire leggendo il ciclo stilato originale su antoniettabernardoni.it e su archive.org. I sottotitoli in inglese e francese sono una traduzione automatica generata da YouTube. Questo audio ciclo stilato è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Se sei interessato a questo argomento, crea un gruppo di studio pratico teorico per discutere con persone che condividono lo stesso interesse, amici, colleghi, studenti, familiari o vicini di casa. Per approfondire può essere utile l'audio-video di Antonietta Bernardoni, l'importanza del gruppo di studio pratico teorico disponibile a questo link.